l'All Mountain, lo spirito All Mountain. Bella venire in Liguria, finale Ligure, sciatellare. Ciao a tutti e bentrovati un'altra volta qui su Pianeta Mountain Bike. Oggi andiamo a parlare di una categoria di mountain bike che qualcuno dà per estinta, ovvero le all mountain muscolari. Qualcuno, ma non Specialized, perché con la nuova Stumpjumper 15 vuole gridare al mondo che l'all mountain non è morto. 15 è la versione, perché questa bici che vedete da parte a me ha 43 anni. La prima Stumpjumper è uscita nel 1981. Prima sensazione su questi saltini: non è una enduro, nel senso non si comporta come una enduro, non va via completamente da sola, bisogna abbastanza accompagnarla. 150 mm anteriore, 145 mm posteriore, 29 anteriore, 29 posteriore, ma con la possibilità di avere 27,5 e anche veramente una capacità di affrontare qualsiasi sentiero. Detto in parole povere, una all mountain pura. Qui non è enduro, qui non è trail, qui siamo all mountain, una bicicletta per fare tutto. Io l'ho voluta provare dove era a suo completo agio, ma anche nelle situazioni più difficili. Prima uscita con la nuova Stumpjumper di Specialized, giro, andiamo su un classicissimo roller coaster qui a Finale Ligure. Sentiero giusto, perché sulla prima parte dovrei riuscire anche a provare a pedalarla un po'. Sulla seconda invece andiamo a vedere un po' come sono le doti in discesa. Sto anche provando per la prima volta i nuovi SRAM Maven, che devo dire che ho tirato due pinzate e hanno veramente buttato giù tutto quello che è la loro cattiveria, cosa completamente diversa rispetto agli SRAM lever cui siamo soliti. La differenza si avverte fin da subito. Seconda giornata con la nuova Stumpjumper, torno a fare roller coaster, diciamo un po' più di confidenza sia con la bici sia con il terreno e tante altre cose. Dopo aver fatto il criceto qui a Finale su e giù da roller coaster, oggi mi sono affidato alla local guide, i ragazzi backcountry, che invece mi portano a fare un giro veramente perfetto per la nuova Stumpjumper, ossia Karma Trail. Quindi dobbiamo pedalarcela in su. Quanto ci abbiamo da pedalare? Con me un'oretta, tranquillo. Vuol dire che la facciamo in 40 minuti. Questa Stumpjumper 15 è fatta proprio per quello, per fare tutto, dalla lunga uscita pedalata in alta montagna fino alla giornata a gas aperto dentro il bike park. Cosa c'è di nuovo nella Specialized Stumpjumper 15? Beh, prima di tutto manca il side arm, ovvero il rinforzo laterale che caratterizzava la vecchia Stumpjumper. I tecnici Specialized hanno pensato di andare a riformulare tutta la rigidità del telaio e invece che andare a mettere quel side arm hanno rifatto completamente quello che è il link dell'ammortizzatore per renderlo più
rigido ancora, andando a mettere rigidità solo lì e togliendone un po' a quello che è il triangolo anteriore. Quindi la bicicletta non è una bicicletta super rigida, è una bicicletta un po' più morbida, un po' più facile da guidare, ma è più leggera. E sulla nostra bilancia in taglia S3, quindi una M praticamente, la Stand Jumper ha rilevato il peso di 13,87 kg. L'altra cosa nuovissima, anzi non è nuovissima, è inedita, perché questo ammortizzatore non si è mai visto ed è lo Specialized Fox Genie. Invece che avere una sola camera positiva ne ha due. L'avevamo già visto un lavoro sulle camere positive con la Specialized Epic Workup. Lì avevamo una grossissima camera positiva che poteva essere regolata per andare a rendere l'ammortizzatore più o meno duro, soprattutto in sostegno per quando si andava a pedalare. Qui invece il gioco è completamente diverso, ovvero il nuovo Genie, lo vedete, è bello grosso, bello ciccione e ha una camera positiva interna classica e all'esterno c'è una calza, una sleeve la chiamano gli americani, e lì dentro si forma una seconda camera positiva, perché tra la prima e questa seconda ci sono due piccoli fori, fino a che la corsa dell'ammortizzatore rimane dentro il 70% della corsa. Si hanno tutte e due le camere positive aperte, proprio perché c'è due piccoli fori con passaggio d'aria. Quando si supera il 70% della corsa, questi due fori vanno a chiudersi e rimane una sola camera d'aria positiva, aumenta il volume d'aria interno, quindi va a murare quello che è il fine corsa, e il risultato è un ammortizzatore super morbido, super plush nel centro della corsa e all'inizio, quindi un ammortizzatore iper sensibile, ma poi quando si arriva a fondo corsa invece si ha proprio una murata che va a evitare il fondo corsa. Goccia radici, goccia radici! Quello che mi hanno detto i ragazzi di Specialized all'inizio è che avrei avvertito una strana sensazione come di ruota posteriore sgonfia, perché è proprio la caratteristica di questo ammortizzatore che è molto molto sensibile nella prima parte di corsa. Il primo pezzo qui di roller coaster, che è diciamo un lungo traverso un po' in salita un po' no, lo sto facendo comunque tutto aperto e devo dire che il sostegno dell'ammortizzatore non è così male, cioè nel senso non mi sento di affondare. Ho sì quella un po' la sensazione di avere il posteriore molto morbido, molto burroso, ma assolutamente non di affondare, quindi comunque è un ammortizzatore che ha tanta mobilezza centrale ma con anche un bel po' di sostegno. Quello che poi mi sono accorto che appena magari atterravo dai salti e non atterravo benissimo, magari atterravo un po' più sul piatto, sentivo proprio lo stack che andava a chiudere, andava a murare sul fondo corsa, proprio una cosa che si sente molto presente, quasi che all'inizio fa un po' strano. È un ammortizzatore che la prima volta lo si usa e si dice: oh cavolo, che cosa sto provando, che cosa sto usando, perché è molto molto diverso come sensazioni rispetto a un ammortizzatore classico. Quando prende dei colpi belli tosti lo si sente, Cioè, ieri pensavo che fosse la gomma che toccasse il cerchio, invece bisogna dire che come sospensione posteriore è tanto all mountain, molto morbido a metà, all'inizio e a metà, e quindi gli abbiamo messo questo bottom out bello presente che probabilmente lo fa, dà un po' questo rumore secco alla fine. Quando si prendono dei colpi piuttosto importanti si ha una bella botta forte sul mono posteriore. Naturalmente tutto questo può essere modificato secondo le proprie caratteristiche, il proprio stile di guida, sia nella camera positiva secondaria si possono mettere fino a
3 token che vanno a rendere più lineare e meno progressivo la curva dell'ammortizzatore, sia il fondo corsa può essere o tenuto così com'è di stega, quindi con lo spacer verde, quello più grosso, che è quello che va a murare di più, oppure si va a mettere uno spacer blu un po' più piccolo che invece dà un fondo corsa un po' più morbido. Inoltre il roller coaster secondo me è anche il giusto sentiero per questa bicicletta, proprio perché ha un po' di queste salite che mettono bene in risalto il fatto che comunque è una bici fatta anche e soprattutto per scendere, per salire. Quindi comunque abbiamo una all mountain pura che è pensata proprio per sia salire sia scendere. Secondo me è la cosa bella anche di questa nuova Stand Jumper, proprio che non l'hanno trasformata in una mini enduro come spesso si vede nel mondo del trail, ma in realtà l'hanno proprio lasciata una all mountain pura, quindi una bicicletta che è ancora tanto dedicata a chi non solo vuole scendere ma anche vuole pedalare. Poi scendere, devo dire che scende molto bene, anche qui questi pezzi lavorati si comporta veramente bene. Vediamo le qualità di questa, E si vede che c'è il mountain. ma come va su bene, ma comunque va su bene davvero. No, cosa positiva, devo dire che non la devo tenere giù sull'anteriore, cioè anche in questi pezzi qua un po' ripidi in salita non è una bici che devi tenere tanto giù sull'anteriore, quindi riesci a pedalare molto bene. Certo, sono 14 kg, quindi comunque fa più fatica che una cross country, anche la posizione in sella è diversa, ma comunque la pedalata è molto buona, cioè sono quelle pedalate dove si riesce ad andare su anche per lunghi tratti. Vediamo qua, vedi, qua non devo andare troppo in punta di sella e non si alza troppo sull'anteriore, anche se adesso al 90% scenderò anche qua, secondo me. Inizia a essere una bella salita. Volevo salire ancora un po', però non volevo farti sfigurare. Quello che ho sentito sul sentiero è che hai perso di trazione in salita e ho girato in condizioni abbastanza di bagnato, soprattutto nel finalese. Devo dire che anche quando la si alza sull'anteriore per passare un po' gli ostacoli, per cercare di girare attorno con un po' più di facilità, si pedala molto bene. Questo secondo me perché proprio il piantone è bello verticalizzato. Da 77 gradi, l'angolo di sterzo è regolabile su 3 posizioni grazie alla serie sterzo eccentrica e va dai 63 gradi, quindi veramente tanto aperto, ai 65,5. L'altra cosa che si può regolare tramite il flip chip posteriore è l'altezza del movimento centrale, che varia di 7 mm. Una cosa molto importante che ho sentito sulla Specialized Stand Jumper 15 è il fatto che più volte, soprattutto quando sono andato a fare il Karma Trail, quindi un sentiero molto roccioso con tante rocce da passare, lì ho toccato con le pedivelle più e più volte. Basta di brutto, se ci tocco dentro
Ah, il movimento centrale? L'altra cosa che non ho trovato perfetta della Stunt Jumper è il manubrio, ma non tanto il manubrio in sé, perché anzi il manubrio, devo dire, con questo rise è molto comodo, è un manubrio bello rigido, comunque che va bene per il giro al mountain, forse per un utilizzo in bike park è un pelo troppo rigido, però soprattutto in taglia S3, che è questa, che è la taglia che scelgo io, è da 800 e per me è veramente enorme. Io lo taglierei almeno a 780 per avere un manubrio un po' più stretto e avere un po' più di controllo, perché così 800 è veramente enorme. State in giro, come si gira bene nello stretto, come si gira bene, si gira proprio bene nello stretto, proprio perché la cosa buona è che appunto non si sente mai di perdere il controllo. Comunque anche in queste situazioni dove sto facendo dei sentieri che non ho praticamente mai fatto, mai fuori controllo, è super facile da tenere in controllo, proprio easy, più a suo agio in questa tipologia qua di sentiero dove bisogna guidarla un bel po' piuttosto che dove bisogna lasciarla andare, ma in effetti è una bicicletta da mountain, quindi più pensata per magari sentieri meno veloci, un po' più tecnici, dove bisogna andare a controllare un po' di più. Yeah! La gamma Specialized Stunt Jumper 15 in Italia sarà composta da 5 modelli con prezzi che sono quelli che ci si aspetta da Specialized, quindi non prezzi bassi. Diciamo che la S-Works sarà veramente un prezzo stellare, 13.000 euro. Quello che ho provato io, 9.500 euro, ed è il modello Pro. Subito sotto c'è il modello Expert con un prezzo di 7.500 euro. C'è poi la Stunt Jumper 15 Comp a 6.500 euro. Completa la gamma la versione Olis a molla, che è praticamente quella che va a sostituire la Evo, e in questo caso esce di serie l'unica con gomma posteriore a 27,5, quindi in mallet. Per chi vuole una bicicletta trasversale che non sia utilizzabile solo per quello specifico segmento, non è la Specialized Epic World Cup che è una bicicletta a gara, non è l'Enduro che è una bicicletta fatta per scendere, questa è quella mountain bike veramente globale che permette di fare tutto. È la mountain bike per gli indecisi. Tra questa e la Turbolevo SL dipende tutto da voi, dipende se volete fare più o meno fatica, ma soprattutto se volete una bicicletta che risponda in un determinato modo oppure in un altro, perché la Turbolevo SL, nonostante sia una bicicletta molto leggera e anche come comportamenti sia abbastanza simile a questa, non è questa bicicletta. Questa è quella bicicletta che veramente ti permette di passare dal giro furgonato a Finale Ligure, giro pedalato che ti fa fare un'ora di salita con anche dei pezzi con la bicicletta a spalla, cosa che con le biciclette elettriche difficilmente si riesce a fare. Bello qua! Top! Per poi andare in bike park. È quella bicicletta per chi veramente cerca
i 360 gradi del mondo mountain bike. E non dico che con questa bici, magari andando a caricare un po' di più l'ammortizzatore, mettere delle gomme più scorrevoli, si possa anche andare a fare qualche giro stile gran fondo, magari senza pensare alla classifica, oppure proprio semplicemente per dire scarico la traccia e vado a farmi un bel giro. Basta non avere fretta e soprattutto poi quando si scende giù ci si diverte veramente tantissimo. Quindi secondo me sì, le all mountain trail hanno ancora senso, tanto senso, soprattutto perché sono veramente quello che è l'anima della mountain bike, se soprattutto arrivati dal mondo del pedalato come me. Qua si ha quella bicicletta che permette di fare veramente qualsiasi cosa, certo affiancata a una bella e-bike da utilizzare quando ci si vuole divertire senza un po' affaticarsi, perché no? Per tutto il resto, come al solito, i 3 consigli finali, ovvero un bel like a questo video, iscrivetevi al canale col bottone rosso qui sotto e soprattutto gas aperto. Ciao ragazzi, alla prossima! Sì dai, continuo qua, quando una provocazione vado a destra.